Buongiorno tribù, siamo sempre al Barassi. Ci stiamo divertendo come i bambini. Abbiamo arrampicato Tanto e la signorina qua ci ha preso uno strappo un po', però è normale. alla spalla. Però cose normali, quando vai un giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, poi il corpo dice Bambino, aspetta, riposa un po'. Quindi oggi cosa facciamo per riposare? andiamo a vederci delle passerelle. Guardate, in pochi giorni hanno raccolto tutto il grano perché eravamo a rischio incendio. C'è un rischio super molto rosso alto e quindi non potevano raccogliere il grano ed erano anche abbastanza arrabbiati, tra che sia piovuto però ha fatto tanto caldo e quindi il grano non ha fatto i grani. Non era alto, è rimasto comunque il grano. E anche il grano basso. sono rimaste piccole i grani e quindi avevano fretta di raccoglierlo, perché conosciamo qualcuno che ha anche campi di grano e avevano fretta, e però c'era l'allerta e come è finita l'allerta l'hanno raccolto tutto veloci. Hanno fatto il parcheggio a pagamento, le moto 1 euro, le macchine 2 euro e ovviamente i camper 6 euro. Siamo a Calomarde. Adesso io 6 euro per rimanere qua e non avere servizi non li pago, mi dispiace. Perché hanno anche. C'è un parchetto, c'è il barbecue, tanta roba. Sì, però 6 euro senza servizi anche no, grazie. Non c'è manco il carico scarico, almeno io non lo vedo. Adesso hanno anche un po' rotto, con tutto il rispetto. Perché qua ragazzi, qua non si pagava niente, era tutto gratuito. Andiamo a cercarci un parcheggio e vediamo se possiamo parcheggiare, perché se no non ci rimaniamo, mi dispiace. Adesso non sono i 6 euro, è il principio. Non pago per non avere servizi. Date l'opzione, non so. Sì. E poi sta differenza tra auto, moto e un camper, che differenza c'è? Ok, un camper è più grande, però noi siamo un furgone e occupiamo meno spazio. Punto. Prima di entrare al parcheggio c'è la pista che entra al parcheggio e qui abbiamo parcheggiato. Qua abbiamo parcheggiato e qua c'è scritto proibito aparcar bajo sanción en ambos lados. Quindi da qui in avanti, se no il cartello me lo mettevi lì, no? Questa strada ti porta alle passerelle e hanno messo un nuovo cartello che non possono né entrare né le macchine né le moto se non hanno l'autorizzazione. E fidatevi che qua noi ci siamo sempre entrati con i furgoni, abbiamo dormito qua. Non è vero? C'è sempre stato questo cartello? Sì. E io non mi ricordo. Molto bene. Forse mi sembra che il cartello era un po' più in avanti. Sì, però qua entravamo un pezzo. Un pezzettino, un tuchettin, Sì, però qua non c'era. Pier, qua non c'è mai stato questo cartello. Dentro il canyon non si poteva entrare. Quello sì, però un pezzo sì che si poteva entrare, si poteva parcheggiare gratis. Sì, forse c'hai ragione. Vedi, mi fa passare per pazza e alla fine ho ragione io. Vedete come ho ragione io? Fino a qua si poteva arrivare con i furgoni e questo da qua in avanti non si poteva più passare. E questa casa non c'era e qua c'era tutto uno spiazzo per parcheggiare. Poi Pier mi fa passare per pazza, Primo bagno della mattina per la cena. Le boie là. Così prima di entrare li facciamo fare un bagnetto.
E voi vi chiederete, ma tutte ste pareti e voi che siete arrampicatori? Sì, qualcosa c'è. Avevano iniziato a chiodare le vie e poi, dopo ve lo faccio vedere bene, qua nidificano gli avvoltoi, ovvero i buitres. Ve lo faccio vedere che si vede una macchiona bianca lì, tutta la merdina che fanno loro, e quindi hanno proibito di continuare ad aprire nuove vie. Però qualcuno ce n'è. Durelle, durelle. Dure. Io non so se te lo potete vedere, ma il primo chiodo è qua e l'altro è sopra. Eccolo, è andato il sasso lì. È lì. Se si cade tra uno e l'altro, qua proprio Non- ti spatelli a terra. Non la racconti, ma non la racconti. I chiodi li hanno messi Un po'. un po' a Ma cassaccio. di solito i primi 2, 3 si mettono Vicini? vicini e poi E dopo poi? su, poi si possono anche mettere più Sì, lontani. no, qua però. no. Tra il primo e il secondo t'ammazzi. Sì. Ma guardate i colori dell'acqua, che pulita. E da qua iniziano ufficialmente la passeggiata. E poi arriviamo alle passerelle, Piera, alle passerelle. Al Barashin Calomarde sono circa 20 minuti. Poi potete decidere se rimanere qua e pagare o ritornare al Barashin. Quello poi, noi torniamo al Barashin perché è la nostra base in questi giorni, quindi ci siamo spostati 20 minuti dal Barashin e la roccia è cambiata. Qua è calcare, 20 minuti e cambia la roccia. Questa sierra è spettacolare, l'abbiamo detto più volte, ma qua nei dintorni puoi fare passeggiate, vedere paesi, ci sono cascate, c'è di tutto e di più per qualsiasi sport, bici, e trekking, arrampicata, di tutto e di più. Certo? Pier, ti sei sbagliato! Ma non ti fidi ancora del Surpier? Abbiamo fatto il giro da sopra per far vedere tutto il canyon e poi torneremo, che farà più caldo, dalle passerelle dal fiume, così i cani si fanno un bagnetto e magari. Quindi è tutto calcolato, no? Ma Sei Surpier. tu non ti fidi ancora del Surpier? Pende- E voi vi fidate del Surpier? Fatemelo sapere qua sotto se vi fidate del Surpier. Vai, Voi? mira me. Sei pronto? No, voi stanno usando le caprette che ci sono. Sì, là sopra. Vai, sei pronto per fare le passerelle? Cina? Ma in questo momento. No, in questo momento gliene frega solo delle caprette che ci sono là sopra, per quello sono legati e poi perché c'è tanta gente, ragazzi. A voi alla Cina le passerelle non è che gli piacciono molto. Vediamo se le fanno, vediamo, se no passano sotto al fiume. Possono scegliere l'opzione A o l'opzione B. Pierla, finisci, ti sento, ti sento. Ti sento, pensavo ti fossi sbagliato. Che permaloso, che permaloso. Super, super, super. Cosa c'è? Cosa c'è? Siamo arrivati sotto al bosco dove c'è il fiume. È il Surpier. Se non fa la camminatina domenicale, gli fa proprio schifo. Gli fa proprio schifo. Deve trovare delle alternative per farla più, Ma non era bello più vedere grande. il canyon Sì, da no, era sopra, da sotto bellissimo. cosa vedi? Sì, no. È il nostro giorno di riposo, chiaramente alleniamo le gambe, no? Ovvio. Giustamente, perché Guarda, lui perché, dice... è perché ci siamo alzati tardi. Sì. Cioè, tardi no, era presto però. Per fare una bella camminata come quella che dico io. Sì, c'è un giro che tu puoi andare fino a Frias. Però il problema è che anche se ci si sveglia presto. Vabbè, se fossimo in Altamara niente, però con i cani. Questo pezzo sì all'ombra nel canyon con il fiume, però poi dopo c'è un bel pezzo che non c'è bosco né niente, quindi sì, l'andata la fai bene, però poi il ritorno. No, ti dovrebbe aspettare qualcuno a Frias per prendere i cani. Sì.
perché qua fa caldo ragazzi, però non qua c'è siamo- il fiume. Non siamo a 2000 metri che dici, vabbè, beh. torni alle 11, Sì. mezzogiorno, però qua siamo più bassi e fa caldo e di là non c'è più un'ombra, No. quindi evitiamo. Vi faccio vedere la parte bella, che è la parte bella della passeggiata, quella domenicale che vai, quella mezz'oretta, Comunque è gratuito venire qua a fare la passeggiata, entrare nelle passerelle, e i cani possono entrare. Qua è molto difficile che non ti fanno entrare i cani, però adesso parlo e la prossima cosa che vogliamo andare a vedere magari non si può entrare, però di solito anche nei parchi in Spagna ti fanno entrare, però giustamente i cani devono essere legati. E da qua secondo me inizia la parte più bella delle passerelle, perché passi proprio dentro in mezzo al canyon e guardate, cioè mi sono dovuta abbassare io, che sono alta 1 metro un tappo storto, però ragazzi, ma guardate che bello, tutte queste rocce con forme differenti. Qua c'è un piccolo arco. Chiaramente sono sola perché i cani non sono voluti salire, lo sapevamo, perché queste sono veramente alte e hanno paura, poverini, quindi Pier mi ha aspettato dall'altra parte. Voi è là che non è voluto salire e la Cinetta è qua che mi aspetta. Ah, non sei venuta a cercarmi, patata, Oh, il distacco paterno vi fa passare le paure della passerella, no? Avete paura di passeggiare su queste griglie, però Vai, chiedo! a staccarsi dal papi, siete una cosa incredibile. E adesso noi prima eravamo andati da là sopra, eravamo Siamo arrivati da arrivati sopra. e adesso facciamo il giro da sotto. E guardate sta passerella quanto è alta, non è adatta a chi soffre di vertigini, ad esempio io. Ce la fai, Tam? Guardate quanto è alto. E non è che c'hai delle catenelle da tenerti, Se cadi di qua non la racconti proprio, no? Meglio non guardare giù, sempre dritto. La prova del 9, Pier, con i cani. Bravi amori, lo state facendo bene. Bravissimi. Cioè, guardate quanto è ripida sta scala. È ripidissima. Piano piano, piano piano, una scala per volta, uno scalino per volta e arriviamo giù. Siamo tornati al punto di partenza, però vi diamo un consiglio: fatela al contrario se avete i cani. Ha pensato ai cani, che è più fresco il ritorno, però effettivamente il giro si fa subito le passerelle, poi se si vuole si fa il giro da sopra. Vabbè, abbiamo trovato un autobus di gente e ci siamo dovuti fermare un buon Sì, e poi anche perché la scala che avete visto voi, che vi ho fatto vedere che era ripida, per i cani è meglio farla al contrario. La Cina ha passato un po' di paura. Abbiamo preso in braccio. Non ci ricordavamo di quella scala, quindi fatelo al contrario e gioco schifo.
possiamo non andarcene senza farvi vedere questa cueva perché c'è una vista da là sopra. Pensavate che non c'era il pim pum pam, ma da questa cueva tanta roba. Siete pronti? Pim pum pam! Vedete qua che è bianco, oppure là dove ci sono questo tipo, queste grotte, tutto bianco, tutta la merdina degli avvoltoi, e fidatevi che sono grandi, è uno spettacolo vederli staccarsi dalla parete. Quando vi passano sopra sembra che vi passa sopra un aereo, fa però no, adesso stanno prendendo l'ombra. Alla mattina presto e alla sera si vedono proprio che si staccano dalla parete. È uno spettacolo sto posto, ve l'abbiamo detto, è uno spettacolo. Prossima tappa, sempre a Calomarde, stiamo uscendo dal paesino. Per il paesino, ragazzi, sono 4 casette, niente di che. La chiesetta è bellina, guardate. Sì, è bellina, dai. La chiesetta non è male. Vabbè, anche la piazzetta qua. Sì, la piazzetta non è niente di che, se volete fare un giretto sono 4 strade. La piazzetta è carina, c'è il bar. E adesso vi portiamo a vedere la cascata battuta di Calomarde. Sentite, qua siete pronti per un altro pim pum pam, pronti, pim pum pam. Vicino alla cascata avete una casetta che adesso ve la faccio vedere, e questo parco. Adesso hanno fatto un parco giochi qua sopra, noi qua ci venivamo a dormire. Penso che ancora si può perché non c'è la catena, però se no c'è il parcheggio proprio sulla strada. Però qua avete una bella area, guardate qua avete il posto per fare le grigliate, uno spettacolo, e noi qualche volta abbiamo dormito dentro in questo rifugio, un spettacolo. Vedi che è un rifugio, però ragazzi qua abbiamo fatto grigliate, bagordi, mamma mia, che ricordi quei tempi, uno spettacolo sto posto. Sono ripetitivo però è proprio bello. Prima di tornare a Barassina facciamo una piccola deviazione e ci andiamo a vedere le saline. È una sorgente. È una sorgente. No, perché magari la gente pensa alle saline, pensa di quelle no, è una sorgente. È una sorgente che l'acqua è super salata, e mo adesso ci andiamo a fare un po' di sale, quello buono. Ecco, direi che la strada è un po' disestata. Ma c'è un parcheggio lì sotto, Sì, però per i cani adesso fa veramente tanto caldo, Pier. E per me anche, farmi sto pezzettino a piedi. Ce la faranno i nostri eroi. Occhio che qua c'è un buco e c'è il burrone.
Mannaggia, com'era brutto st'ultimo pezzo. E dove sono le saline? Mi sa che sono là in fondo, però mi sa che abbiamo già fatto il pezzo più brutto. Ah, quindi continuiamo, non abbiamo scelta, no? Mannaggia la pupazza. Sì, dobbiamo pulire il vetro, avete ragione. Mannaggia, per andare a vedere ste saline quasi Abbiamo rimaniamo. perso 10 anni di vita. Ecco, la strada da camper no, ragazzi, No, no. Un camper qua, no. Cosa ci hanno lasciato i nostri cari vecchi romani? Sono ancora sì le vasche. Quando eravamo qua mi sa che l'hanno appena ristrutturate, perché non era mica così. E sto sale è buono. Adesso vado a prendere un po' di acqua che esce da là, poi ci facciamo un po' di quel sale a scaglie che se te lo vai a comprare te lo fanno pagare a prezzo d'oro. Lo vedete? Esce proprio l'acqua dalla montagna. Vedete qua già tutto cristallizzato, questo è già tutto sale. Puff. Salatissimo, salatissimo, scende veramente poco. Non so se riesco a prenderne un po'. Mannaggia, vedete? Esce da lì e lì ci sono due bidoni, la raccolgono e poi ovviamente per decantazione viene fatta scendere l'acqua sotto e poi quando si asciuga e il sale è pronto e si raccoglie. Ragazzuoli, mi sa che non riesco a prendere nulla, è veramente poco, esce un filino piccolino, mannaggia, vedete, è proprio poco. Sapete cosa faccio? La prendo dal bidone. Esattamente qua, quasi non la raccontiamo. E adesso dobbiamo scendere. Oh. Sì, però resta il fatto che si esporta abbastanza. Ho cominciato a... Andare verso destra. Per vedere delle saline quasi ci rimaniamo, direi molto per bene. un po' di sale, E ragazzi, per la pausa pranzo, visto che si è fatta una certa, ci siamo scelti questo posticino. Ci fermiamo, mangiamo, i cani si rilassano un po'. Cina, vieni, amore mio, vieni all'ombra, ci saranno 50 gradi, ci rilassiamo un po' e poi torniamo al Barasin. E così siamo un po' in mezzo alla natura. Se venite al Barasin non potete non andarvene senza comprare il formaggio dal Barasin. Ce ne sono di diversi. C'è quello normale, quello con il rosmarino, tutto ricoperto di rosmarino, che è buono, però poi alla fine stanca. È alla buonissimo. Fine è buonissimo, Noi però alla fine abbiamo preso- vai grattando il rosmarino perché è troppo. Noi abbiamo preso quello semicurao Poi c'è il curao, c'è quello tenero. e nel 2010 questo formaggio Ha vinto il World Cheese Best Cheese, non lo so, no, cosa... World Cheese Award. World Cheese Award. Tom, te come futuro come... È fine, ragazzi. Adesso lui mi rompe sempre, Te c'hai un perché è un futuro... rompino. Tu Ma c'hai un guardate com'è fino. Adesso non mi dite che non l'ho tagliato fino. Ma sapete perché l'ho tagliato a fine? Perché la stavo filmando, perché sennò fa di quelle sperle grosse Che così. mentiroso, sei un bugiardo. Credete a me? C'hai un futuro O a come lui, macellaia, c'hai un taglio che è uno spettacolo. Formaggio di Albarracin, olio nostro e Formaggio e il prosciutto crudo che si chiama jamon serrano. jamon serrano. Quindi Ma lo direi- conosce tutto il mondo, penso, direi- il jamon serrano. Buon appetito. Buona. Pier, vuoi un righello per mettere l'effetto? Va bene così. Sono perfette, allineate. Ti manca un righello per vedere se... E per avere ogni morso il formaggio, il jamon, tutta una cosa tutto omogeneo, deve essere, ogni morso deve essere lo stesso morso dall'inizio alla fine. Ho messo un filo d'acqua in questo piatto e al sole e non so se riuscite a vedere, vedete?
Già si stanno formando le scagliette di sale. Che buono. Poi quando fai una bella grigliata ci metti sopra quel sale a scaglie. Prima di tornare al Varashin ci andiamo a fare un bagnetto qua al fiume perché fa un caldo oggi, è arrivata l'ondata di caldo un'altra volta. Ah, caldo boia. E Sciurpiere ha detto voglio fare il bagnetto come i bambini, le ho detto. Oggi i cani sono irrequieti. La Cina, il boy no, la Cina è E irrequieta. gli ho detto devi aspettare 2 ore dopo mangiato per fare il bagno. Andiamo a fare il bagno, va. Non male, guardate come scende e che bei colori. È fredda! Tirati, che è morbido! Signore e signori, il sale è pronto. Guarda che belle scagliette. Sale gratis, eh? E quello buono. Qua zero trattamenti, 0. Com'è? Sopra la carne. Siamo arrivati nel nostro sogno. Sulla nostra vista corre il venticello, fa caldo ancora. Sì, ancora fa caldo, sì. Qua c'è luce fino alle 10 di sera, ragazzi, ancora. Tanta roba. Sì, E prendiamo su per c'è giocare. luce. Giornata pienotta, super pienotta, per i cani si sono divertiti, si sono bagnati. Abbiamo dedicato un po' di tempo a loro, un po' di tempo a noi. Io sono stanco, Giornata stancata, sì, top. E stasera per cena un'insalata con carote, Fa caldo. pomodorini, tonno e formaggio. Ti entra solo un'insalata. Abbiamo Sì. mangiato un mini panino oggi, però. Fa troppo caldo per mangiare caldo. Mangiamo dentro perché in questo parcheggio non si può mettere fuori il tavolo. Beh, in generale non si In può. generale, quindi- poi ci sono posti che chiudono di più un occhio, però qua no, ci passa la polizia locale o la forestale, sapete, Che rompone maroni. che è un Si po' starebbe eccessivo, si starebbe un fuori meglio, ovvio, però bisogna rispettare le regole, cioè i nostri vicini ci hanno fuori il tavolo, lo facciamo noi, prendiamo la multa, Sì, vabbè, no. ognuno decide quello che Cioè, vuole ognuno fare. no, perché poi dopo Ci rimettiamo tutti, ci rimettiamo perché tutti. poi questo parcheggio alla fine chiude. Detto tutto ciò, il video è arrivato fino a qui. Quindi se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentatelo e se non l'avete ancora fatto vi iscrivete al canale se volete. Ci vediamo alla Ciao. prossima, un bacio.